Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questa chiacchierata della domenica parliamo un pochino di crescita personale e di situazioni di stallo, ma ne parliamo subito dopo la sigla. Forza! Questa riflessione nasce da una chiacchierata che ho avuto un po' di tempo fa con un amico e soprattutto parte da il mio modo di essere. Se vi siete persi i capitoli precedenti, io sono una persona molto reattiva e molto poco attiva. Che cosa vuol dire questa definizione? Vuol dire che se mi trovo a dover affrontare una deadline, un incarico, un compito, qualsiasi cosa, lavoro praticamente H24 in maniera straordinaria, anche semplicemente se devo fare un obiettivo che mi è stato dato come compito. Magari mia madre dice di andare a fare la spesa, io le svaligio praticamente il supermercato. Se invece devo, ad esempio, fare la spesa per me stesso, magari rimando di un giorno o due e mangio gli avanzi che ci sono nel frigo. Sto un po' esagerando, ovviamente, però più o meno questo è il concetto di essere poco attivi e molto reattivi. Questo ovviamente comporta dei problemi, sia a livello sociale che a livello umano, perché ci si riduce a essere dei bradipi rispetto soprattutto alla società di adesso che corre in continuazione. Per ovviare a questa cosa devo prendermi in giro, devo fare il capo di me stesso e quindi ogni tanto mi devo dare degli incarichi con delle deadline per, diciamo, reagire, per essere, come si suol dire, scatta la sveglia sul telefono e mi ricorda che devo fare delle cose. Quindi è come se avessi due parti, una da dipendente e una da capo. La parte da capo mi dà degli ordini, quella dipendente va ad eseguirli, ma sono arrivato a un punto in cui questa cosa non basta, perché inizio a disobbedire a me stesso, semplicemente mi do dei compiti, mi do delle cose da fare e non sempre riesco a rispettarle. Perché non ci riesco? Perché trovo delle scuse, come qualsiasi, diciamo, persona che non ha voglia di fare qualcosa. Come sto risolvendo questa situazione a questo giro? Beh, adottando dei piccoli trucchetti. Innanzitutto cerco di capire come spreco del tempo, come tante persone a cui succede oggi, spreco un sacco di tempo guardando i social, in particolare modo, scrollando Instagram, ma ultimamente anche scrollando YouTube, nel senso che, mi si aprono gli shorts e li inizio a scorrere in continuazione. Soluzione: devo pormi dei limiti, o meglio delle fasce orarie. Adesso vi spiego tutta la soluzione. La soluzione è dividere la giornata in fasce orarie in cui svolgere delle attività. Fasce orarie che cambiano a seconda della giornata e non sono prestabilite, cioè non c'è un orario preciso in cui io debba cominciare, semplicemente una volta che entro nella modalità di una certa fascia oraria, per quell'ora, 2 ore, che in genere il massimo che mi do per svolgere un compito sono 2 ore, faccio solamente quello e decido più o meno gli orari. Magari, Instagram lo guardo il pomeriggio, vuol dire che io per tutta la mattina non devo guardare i messaggi, non devo guardare, ehm, diciamo i video, i reel e roba del genere. E questo fa guadagnare un pochino di tempo, ma non basta. Perché non basta? Perché comunque riesco a trovare delle scuse. Queste scuse possono essere ad esempio il fatto di avere freddo e magari uno se ne ritorna a letto, oppure avere fame e uno va in cerca di cioccolate e quindi il fisico tende a peggiorare. E allora devo eliminare anche questi problemi. Come si eliminano questi problemi? Eliminando la frizione, cioè o meglio quella parte che ci frena da ottenere il risultato che vogliamo. Un esempio può essere vestirsi e fare una doccia appena usciti dal letto, in modo da svegliarsi come si deve e non avere delle ricadute, diciamo di sonnolenza e avere voglia di fare un pisolino. Oppure, per quanto riguarda il fisico, non riempirsi la casa di dolci o schifezze che poi automaticamente viene voglia di mangiare. Quindi se ho voglia di cioccolata cerco di non comprarla proprio, perché così non ce l'ho e non me la posso mangiare. Altrimenti se c'è in casa la cioccolata e ho voglia di cioccolata finisco per mangiarla. Questa cosa non fa bene alla mia idea di ritornare in forma. Questa può essere una delle tante soluzioni. Avendo diviso poi la giornata in fasce orarie, quindi unità che vanno più o meno dalla mezz'ora, di solito divido in 3 tipi di unità. Ci sono unità da mezz'ora, cioè dei compiti che sono facili e veloci da svolgere. Mi sono un po' ispirato a About a Boy, il film con Hugh Grant, comunque per certi versi. Compiti in fasce orarie da 1 ora, quindi cose che devo riuscire a svolgere in 1 ora,
e fasce orarie da 2 ore. Sono dei compiti lunghi e complessi che in genere comunque tendo a dividere in blocchi da mezz'ora o 1 ora, ma sono accorpati tra di loro fino a eseguire un compito di 2 ore. 2 ore può essere ad esempio l'editing di alcune foto, il montaggio di qualche video e cose del genere. In quei casi in cui quando so che un compito mi richiede almeno un paio di ore, faccio una pausa di 5 minuti ogni 25 fino poi a, diciamo, arrivare alle 2 ore del compito che mi sono dato. Un'altra cosa che mi può aiutare a uscire da questa fase di stallo, e spero che possa aiutare a uscire da questa fase di stallo anche voi, è quella di darsi, diciamo, degli obiettivi facilmente raggiungibili. Che cosa succede? Per chi è reattivo e non attivo, una delle peggiori cose che possa capitare è come si dice, inanellare una serie di cose che non vanno a buon fine. Immaginiamo che voi ad esempio avete un progetto da portare avanti, magari un progetto di formazione e ai vostri corsi di formazione non si iscrive nessuno. Questa potrebbe essere una sconfitta, ma anche una lezione che porta poi ad imparare come fare meglio questo tipo di progetto, quindi a progettarlo meglio e a portarlo in una confezione, ma anche in una struttura migliore. Il problema però che cosa succede? Che se voi, ad esempio, avete un fallimento sul lavoro e poi avete un fallimento in ambito sentimentale e poi avete un fallimento in ambito di amicizia, scusatemi, uso un termine forte, ma in realtà la parola fallimento non esiste, perché queste sono tutte cose che semplicemente si possono risolvere e si impara a fare meglio. Solo che in questo caso, solo in questo caso, sto usando questo termine, c'è un video in cui vi spiego per cui questo termine per me non esiste, ma solo per avere un forte impatto, cioè per avere un effetto psicologico più ampio. Non sono psicologo, non sono un consulente, e semplicemente questa è una chiacchierata tra amici, quindi sto usando dei termini che possono essere chiari a tutti. Diciamo che tutta una serie negative di cose si inanella una dietro l'altra e ogni pezzettino che ci colpisce ci toglie motivazione, motivazione a portare avanti i progetti, motivazione anche solo per alzarsi dal letto. E questa cosa peggiora man mano che le cose tendono ad andare male. Magari ce ne va una bene, altre 10 ce ne vanno male e questa cosa ci, tra virgolette, deprime. Neanche questa è una parola che amo utilizzare, però in questo caso può rendere meglio la nostra chiacchierata. E allora come si esce da questa serie negativa? Con qualche vittoria. Per uscire da una serie negativa bisogna iniziare ad avere delle vittorie facili. Quale vittoria facile mi sono dato questo anno, in questo periodo, è quello di fare attività fisica giornalmente o comunque settimanalmente con una certa assiduità. Ci sto riuscendo? Sì, abbastanza. Sto tornando in forma e dimagrendo? No, quello no, perché purtroppo ancora mangio troppo. Però, o meglio, mangio troppo in base alle attività della giornata e che rimango troppo davanti al computer. Però la forma fisica, nel senso la forza, l'agilità e le capacità di fare determinate cose sta decisamente migliorando, quindi mi sento fisicamente più in forma. Nel mio caso specifico mi sono dato il task giornaliero, o almeno una volta su 2 giorni, di fare 100 addominali, 100 crunch, 100 piegamenti sulle braccia e 100 trazioni. Direbbe un mio amico, mancano 10 km di corsa al giorno e non usare l'aria condizionata e il riscaldamento per tutto l'anno e potrei finire per perdere i capelli e diventare come One Punch Man. Se non sapete di cosa sto parlando, cercate su Google. Comunque, scherzi a parte, queste sono piccole vittorie perché ogni volta che riesco a portare a termine questo compito durante la giornata, poi mi sento meglio, anche se sono fisicamente più affaticato, durante tutto il resto della giornata per fare altre cose, perché ho avuto la mia prima vittoria. Un'altra cosa che ci si può dare è quella di dare delle ricompense per ogni compito finito. Ad esempio, ho un lavoro o una cosa da fare che richiede 2 unità di tempo, quindi un paio di ore della mia giornata da dedicarci, magari l'ora successiva guardo l'episodio di una mia serie TV preferita. Apro una parentesi per quanto riguarda le serie TV. Anche le serie TV portano dipendenza e fanno poi bruciare l'intera giornata guardandole completamente. Io ne so qualcosa quando ho fatto un maratone di Stranger Things, diciamo a notte fonda. Ma quello è stato un caso estremo perché altrimenti mi avrebbero fregato con gli spoiler, come è capitato con tutti. Un esempio di questa cosa degli spoiler assurdi è che io guardo una serie alle 4 del mattino e io alle 7 del mattino apro Instagram e trovo spoiler su questa serie. È esagerato, ragazzi, è una cosa esagerata. Comunque,
Questi sono più o meno i miei suggerimenti, forse non sono stato troppo chiaro. Se non sono stato troppo chiaro, scrivetelo nei commenti, magari faccio un elenco più dettagliato e preciso di quello che è lo svolgimento delle mie giornate per cercare di migliorare un pochino il mio sia umore che la mia capacità di essere più produttivo. Non è mia intenzione quella di essere, diciamo, produttivo in termini lavorativi, ma quella di essere produttivo in termini umani, o meglio, quella di avere più energie da dedicare a me stesso, quella di avere più energie da dedicare alle persone a cui io bene, quella di avere più energie per svolgere meglio i compiti, che siano lavoro o divertimento, non ha importanza durante la giornata, e soprattutto non avere né rimpianti né pentimenti per non aver fatto quello che desideravo durante la giornata e eventualmente essere andato a dormire o aver scrollato troppo i social. Ragazzi, fatemi sapere voi invece a che punto siete con le vostre attività, sia sociali che eventualmente lavorative, per vedere se anche voi vi trovate in una fase di stallo, magari tra un suggerimento di un commento e una chiacchierata si riesce ad avere qualche idea carina per sbloccarci e andare avanti. Se questo video vi ha fatto compagnia o vi ha intrattenuto, potete mettere un like, iscrivervi al canale, condividere con i vostri amici per darmi una mano a far crescere il canale. E come si va, ci vedremo nel prossimo video. See you next.